cosa bella è che è tornato Manu e siamo a Pegli, domani si lavora. Guardate, eccolo. È tornato Manuel. Che bello. Ciao Jacob. Dai, fai la foto. È un filmato stai facendo. Sì, Dopo mandamelo. sembra la luna di È Spielberg. grande, è il più piccolo Jackal che abbiamo visto. E sembra un'iguana storico. Vai dall'alto, vai dall'alto. Ma sei fuori, è un coccodrillo, ma guarda che roba. Che Jacob. La rotta del nostro destino. Vi siete mai chiesti se la state veramente seguendo? Beh, io sì, e probabilmente sono qua proprio per questo. Perché quando dormiamo sulla nostra barca facciamo dei sogni splendidi. È come se dormissimo ancora cullati tra le braccia di nostra madre. Almeno questo è quello che succede a me. Svegliarmi sulla mia barca è come quando da bambino mi svegliavo per andare a sciare, o la domenica, quando era il giorno della partita di calcio. In quei momenti c'era una tale serenità nell'anima e una leggerezza che probabilmente nella vita non abbiamo mai più provato, se non qui, sul mare, sulle onde che ci cullano, con i gabbiani che ci danno la sveglia. Perché c'è un legame antico, ancestrale tra noi e il mare, perché c'è un perché della bellezza di tutto questo, e qua ci sei più vicino. Ehi, alzalo. Ciao Mauritania. Sveglio. Sveglio. Sveglio è una parola È una parola grossa. complessa, però diciamo che ore sono? 7:30? Com'è il tempo? Mazzelo. Come vedete la prima cattura del mattino, un sarago da 1,5 grammi. Ora verrà liberato. Un eccezionale sarago di dimensioni straordinarie. 10 centimetri e Ciao, 3 bello. grammi. Ciao bello, vai, Che ora vai, vai, verrà vai, 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 liberato. vai. Tac. Però al mattino fresco così, con questo cielo plumbeo. Mi piace, a me piace. Anche a me. Finalmente su Samcat. Pronti a preparare la barca per uscire oggi che è il 18 settembre, visto che man mano che la barba diventa bianca ti rendi conto quanto corre e soprattutto quanto è bella questa vita, ed è di questo che discuteremo, l'indiscutibile bellezza del mondo. E io ho intenzione di farvela vedere attraverso i miei occhi, che sono dei normalissimi occhi ma che hanno visto tanto, vedono tanto e soprattutto hanno visto tanta bellezza e l'hanno saputa cogliere, a volte in modo palese, a volte inconsapevole e a volte volutamente. Perché noi siamo liberi quando siamo liberi di cercare la bellezza del mondo, e alcune volte ce l'abbiamo lì a portata di mano e
non ce ne accorgiamo. Quindi si salpa alla scoperta del più grande tesoro della Terra, nel One Piece. Ma la bellezza. Perché quando scavalli, la tua vita fa il giro di boa, ti rendi conto che il vero tesoro della vita probabilmente è la grande bellezza. Se ancora non mi conoscete, io sono Giorgio El Mare. Manuel è mio cognato, ma anche il mio compagno d'avventure. Siamo venuti qua per fare dei lavori alla mia barca perché abbiamo una missione da compiere. Quale? Sono quasi 20 anni che compriamo barche da restaurare, facciamo i lavori e poi partiamo per le nostre avventure. Incredibile, viene qua a far man bassa. Veramente incredibile. Guarda com'è idrodinamico. Sembrava un cefalo che stava inseguendo qualcosa, poi ho guardato meglio e ho visto che era il cormorano. Mio nonno in CB si chiamava il cormorano. Guarda. Guarda. Ci soffermiamo a guardare le piccole cose come se fossimo bambini, come questo cormorano che sta pescando. Ci incantiamo proprio come un bimbo davanti al suo nuovo giocattolo. Ah sì? Siamo fatti così, non abbiamo intenzione di crescere, neanche adesso che la barba inizia a diventare bianca. Se non lo vedi con il verso dell'acqua, ma si muove come un È saltato fuori dall'acqua il pesce. Hai visto? Sta proprio dietro, non l'ha preso poi. Pazzesco. Vedi veloce. A un certo punto della mia vita, avevo solo 25 anni, e ho capito che dovevo prendere in mano la barra del timone della mia vita e fare qualcosa, proprio come è successo in questo caso, quando la barra di questa barca si è spezzata. L'ho portata a casa, l'ho riparato con cura e adesso sono qui. Mentre Manuel insegue la sua grande passione che è la pesca, io inseguo la mia. Sistemo la mia barra con cura, perché la direzione della mia vita nella quale dovrò andare dovrà essere sicura, precisa, proprio come l'allineamento di questo aereo che sta atterrando nella pista vicino a me. Ai marinai piace pronunciare queste poche parole, ad aspera ed astra, dritto contro tutte le avversità e verso le stelle. Ed è proprio quello che nasconde il cuore di un marinaio. Buttalo, ne prendi di più grandi. O no? Vediamo il mare come se fosse un fratello maggiore, pronto a rimbrottarci sulle cose che non facciamo bene, sulle cose che sbagliamo. Duro e maestro. E proprio come un fratello ci insegna che avere rispetto di lui è avere rispetto per la vita. E avere rispetto per la vita è averlo per noi stessi. Perché un fratello ti ama ma non perdona, quindi la mano va tenuta salda sulla barra, tenendo sempre ben impresso nella nostra anima qual è la vera rotta del nostro destino. E ovviamente non siamo riusciti a uscire perché insomma si è messo il scirocco oggi, un bel scirocco teso da stamattina presto che non ci fa uscire, neanche oggi che ci eravamo ben organizzati. La pompa C è cambiata, la barca sembra pronta per navigare ma si è messo lo scirocco, allora ci consoliamo col gorgonzola e noci. Cosa hai fatto? Cotte spinaci artigianali. Ravioli?
latte con sugo, noci e gorgonzola. Mamma mia. Ho appena avviato, adesso nel giro di poco. Avete capito perché ci tenevo che tornasse Emanuele? Avete capito perché ci tenevo tornasse Emanuele? Qua c'è la gemella di Samcat, uguale, identica. Se qualcuno la vuole, ditemelo che ve la faccio prendere io. Ripeti. Un altro New Ranger identico al mio. Pronta, il boiler, i pannelli, pronta a partire per un lungo viaggio, insomma. Le due gemelle, eccole qua. Bellissime, imparata. Vi rendete conto? Insomma, dai. Direi che è qualcosa di spettacolare. Eccoci qua. 19 settembre 2023, c'è un caldo, ragazzi. Non è possibile, sono ancora qua che sudo, guardate il bloccheggio, ditemi tutto quello che volete, ma no, non è normale. Sono frasi ricorrenti, luoghi comuni, però concedetemelo, non è normale. Non può essere ancora così intenso il caldo con questa umidità. Io comunque me la godo, ho trascinato l'estate lunghissima e sono ancora qua. L'aggiornamento è questo sulle condizioni di Samcat. È completata in quasi tutti i lavori, anzi direi tutti, però in questi 3 giorni avevamo problemi di corrente e non sono riuscito a avviare il motore tra ieri e oggi, e quindi adesso ho parlato con un motorista che saluto, abbiamo appena pranzato insieme, un avventuriero come me, e mi ha spiegato alcune cose da fare a quel motore. Quindi smonto il motorino d'avviamento, carteggio lievemente la spianata e le spazzole e in teoria dovrebbe girare meglio l'avviamento, perché non avevo abbastanza corrente per avviare il motore. Qua non c'è nessuno, la marina è tutta mia praticamente, è di Manuel, e così non ho potuto neanche rivolgermi a qualcuno per farmi imprestare un booster o qualcosa del genere. Quindi faccio questo lavoro e poi cerco di avviarlo. Una volta che l'ho avviato faccio un'uscita qua fuori per far girare un po' l'elica, perché la barca deve navigare. Però è stato meraviglioso lo stesso questo fine settimana e questo inizio settimana, perché siamo soli nella marina, abbiamo fatto un festino ieri, io, Manuel e Claudio, sulla coperta di Samcat alle 2 di notte. Eravamo ancora là a parlare ovviamente di barche, e questo ci piace molto. Una massima e una cosa che mi porto a casa da questo weekend è stato proprio frutto di quello che mi ha detto adesso questo ragazzo motorista che ha la mia età. Per rispetto non faccio il nome, ma ve lo voglio presentare perché faremo un video da lui a Pavia che racconti il suo lavoro. Lui è un customizzatore, praticamente lavora su motori sportivi da corsa ma anche sui motori delle navi. Faccio un video, un tutorial da lui nella sua officina per farvi vedere come mettere mani sui motori anche nella fase di rettifica o di rifacimento. Ci siamo accordati. Una cosa che mi ha detto lui, ho detto mamma mia, in questo mondo si parla di soldi come se ne avessimo, no? Però per esempio io dicevo, se adesso mi cadessero in mano 40.000 euro da spendere, mi farei prima di tutto il tetto a casa, quindi farei il tetto. E lui mi ha detto non si può comparare, non c'è nessun nesso, nessuna corrispondenza tra le risorse che mettiamo in questa passione che è la barca e quelle che mettiamo nella nostra vita privata. È come se queste non avessero senso, valore. Siamo disposti a buttarlo in un pozzo inesauribile senza fondo, mentre dall'altra parte sei una persona razionale che sta attento a quello che spende. Sono 2 mondi completamente diversi. Qua noi siamo dei bambini che sono cresciuti e sono cresciuti i nostri giocattoli, ma per questi giocattoli siamo disposti a tutto, mentre nella vita razionale troviamo coscienza nell'essere parsimoniosi, nel spendere meno. In questa vita qua invece ogni volta che siamo qui
la mano va velocemente sempre sul bancomat, senza pudore, senza vergogna, disposti a spendere. C'è le cifre che ci chiedono qua, non so, per riparare un motore, 2 giorni di lavoro, ecco, via, 7.000 euro. Nella vita normale non sarebbe plausibile, quando portiamo la macchina dal meccanico, quando c'è una riparazione da fare a casa, non sarebbe contemplabile. Solo in questo mondo facciamo questo. Ed è vero che ci sono mogli, il detto è naturale, che sostengono era meglio se ti facevi un amante, ti costava di meno. Quando siamo insieme, noi ci conosciamo l'un con l'altro, ci guardiamo e ci leggiamo negli occhi, sappiamo cosa c'è dietro tutto questo. Puoi avere i soldi o puoi non averne, vi assicuro che in questo tipo di marine chi ha veramente i soldi probabilmente non c'è. Puoi averli o non averne, ma il discorso è sempre quello. C'ho 10, spendo 14. C'ho 1 milione, spendo 1,4 milioni. Ci buttiamo il sangue qua dentro, è un bagno di sangue. Però il risultato sono loro, questa bellezza qui. Che bella, Sam Petto, la sua gemella vicina. Pancia. Così in questo fine settembre Manuel sta andando a fare la spesa, portiamo via un po' di prodotti genovesi, siamo alla conclusione di un grande viaggio, che però è anche l'inizio. Ci sono un sacco di ragazzi che mi hanno contattato, vogliono quella New Ranger che c'è a fianco a me, prendetevela perché è un affare, prendetevela perché sennò la prendo io. E così siete miei vicini di barca, perché lascia anche il posto fino a fine anno, insomma. È bella, timone a ruota, la versione Luxury, e sogniamo insieme, dai, vediamo chi sarà di questi amici che seguono il canale. Tanti di loro vogliono quella barca, vediamo chi se la giudicherà. Ieri l'ha provata un ragazzo che segue il canale, se n'è innamorato, vediamo se la prende. Quando dovete prendere una barca, ragazzi, dovete partire armati di una decisione nella borsa. Quindi ve ne innamorate già a distanza, poi arrivate con i cash e la portate via. E la portate via certe volte a molto meno di quanto vi aspettiate. E dopo però inizia il travaglio e l'avventura. Quindi barca vuol dire questo. Dedizione infinita e consapevolezza che avete 2 vite distinte. Una quella della vostra passione e una la vostra vita razionale nel mondo reale. Perché essere motori non è una cosa banale o normale, non è avere una casa al mare o una roulotte, è diverso. La barca forse sembra retorico, ma è viva, vive e va irrorata, vissuta, fatta navigare, altrimenti muore, marcisce e se ne va. Se la prendete è per viverla. Comunque prendetela, saremo vicini, o quella o tante barche che ci sono nella mia marina pronte ad essere le traghettatrici dei vostri sogni. Qua da Genova per questo video è tutto, piccolo e conciso. E il prossimo video sarà in navigazione finalmente e vediamo dove ci porterà la vita. Al prossimo video, ciao da Giorgio e il mare.